Ciao a tutti, eccomi qua, pace e illuminazione, come state? Ben ritrovati. Oggi è il secondo appuntamento dell'esegesi del Sutra del Loto. Ho pensato di farlo perché molti di voi me l'hanno chiesto nel tempo, no? E quindi ho detto, insomma, sarà un impegno molto duro, ma lo voglio portare avanti. Mi raccomando, voi aiutate il canale, così almeno aiutate anche me, e condividete i video, mettete un like e fate i commenti. Oggi è un video molto importante perché ti parlo del secondo capitolo. Molti di voi conoscono il secondo capitolo perché parte del Gongyo, no? L'Oben. Niji Seso Giusammai Angionichi Goshadioz, quello lì, no? Oggi vi spiego il significato di questo capitolo. È un capitolo davvero, davvero molto importante. È un capitolo che ha in sé degli insegnamenti straordinari. Straordinari anche per il Buddha, perché per la prima volta dice delle cose che non aveva mai detto. È per questo che, come ti dicevo, nel primo capitolo ci sono veramente tutti, perché quello che sta per dire è davvero importante. Ora vediamo un attimino di cosa parla questo capitolo. Immaginate un uomo che per tutta la vita ha insegnato ai suoi figli usando favole, storie e giochi. Un giorno, quando i figli sono cresciuti abbastanza, li chiama tutti insieme e gli dice: ora vi dico la verità vera. Tutto quello che vi ho raccontato finora era sì reale, ma era semplificato. Adesso siete pronti per capire come stanno davvero le cose. Questo è esattamente quello che fa il Buddha in questo capitolo. La scena è il silenzio prima delle grandi parole, no? Cioè, il capitolo inizia con questo, cioè, dandoti proprio un senso di riverenza, perché stai per ascoltare qualcosa, no? Il Buddha esce da una meditazione profonda. Tutti i suoi discepoli lo guardano in silenzio, sentendo che sta per succedere qualcosa davvero di importante. Uno di loro, Shariputra era il più intelligente del gruppo, no? Si fa avanti e chiede al Buddha: per favore, dici quello che sai, perché adesso noi siamo pronti. Il Buddha lo guarda e risponde. Il Buddha risponde 2 volte di no. Dice: quello che ho capito è così grande, è così difficile da spiegare, che preferisco non parlare. La gente lì di fronte dice: ma cosa stai dicendo? Ma Shariputra allora a questo punto insiste. E insiste non una volta, insiste una volta, 2 volte, 3 volte. Alla terza il Buddha che cosa fa? Preso da compassione accetta. Ora, che cosa significa questo rifiuto? Questo rifiuto non è timidezza. Questo rifiuto è come quando qualcuno sta per dirti una cosa che cambierà la tua vita e la cambierà per sempre.
Allora si ferma un momento, respira e poi parla. Quel silenzio, diciamo, non è un silenzio vuoto, ma piuttosto è un silenzio pieno di rispetto, no? Pieno di rispetto per la grandezza di ciò che sta per essere detto, no? Ma prima che il Buddha cominci succede qualcosa davvero di strano. 5.000 persone si alzano e se ne vanno. Come? Il Buddha sta per parlare, sta per dire una cosa e questi se ne vanno. Erano lì da anni, però credevano di sapere già tutto e non avevano voglia di sentire nulla di nuovo, no? Il Buddha che cosa fa? Non si preoccupa di loro. Il Buddha li guarda andare via e dice tranquillamente, va bene, rimangono solo quelli con le radici solide. Che cosa significa? Che il Buddha dice a questo punto, ok, è meglio così. Quelli che non erano in grado di ascoltare perché sono presuntuosi, perché pensano di sapere già tutto, se ne sono andati. È meglio così. Questo è un insegnamento già di per sé, no? La verità profonda non è per chi ha la testa, diciamo, chiusa, è per chi ancora la curiosità e soprattutto l'umiltà di comprendere, no? Cioè l'umiltà, potremmo dire, del principiante. La notizia che sta per dare il Buddha qual è? Esiste un solo cammino. Questo è il punto centrale, quello che di fatti cambia in effetti un po' tutto, no? Prima di questo momento il Buddha aveva insegnato che esistano tre strade diverse, tre strade diverse verso la liberazione, no? Adatte ai tre tipi diversi di persone, no? C'era chi seguiva la strada del discepolo, chi quella del saggio, diciamo, solitario, e chi quella del bodhisattva, cioè colui che vuole liberarsi per poter poi aiutare tutti gli altri. Tre strade, tre mete diverse, o almeno così sembrava. Adesso il Buddha però dice, nel mondo dei Buddha non esistono due strade e nemmeno tre, esiste solo una strada. Le altre erano modi diversi di raccontare la stessa cosa. Capisci che qui, insomma, allora pensateci un momento. È come se per anni vi avessero detto che esistono tre modi, non so, per arrivare a Roma, no? In treno, in macchina, a piedi, e poi qualcuno vi rivelasse che in realtà tutte e tre le strade portano alla stessa piazza, no? Allo stesso posto. Non erano mete diverse, erano percorsi diverse per persone diverse, ma la destinazione è sempre stata una sola. Questa destinazione unica si chiama buddhità, cioè il risveglio completo, la comprensione piena della realtà. E la notizia sconvolgente è proprio questa, è la destinazione di tutti gli esseri, nessuno escluso. Cioè, qua sta parlando, sta dicendo, quello che sto per dire è per tutti, nessuno escluso. Tutti possono ascoltare, tutti possono praticare ciò che io vi insegnerò. E questa è una cosa molto particolare, perché il Buddha
negli insegnamenti precedenti non insegnava a tutti, no? Perché dovevano essere persone particolari, no? Persone in grado di meditare, persone in grado di pensare, cioè non era per tutti. Qua il Buddha sta dicendo qualcosa di diverso. Qua il Buddha sta dicendo che quello che ti vuole insegnare è per tutti, quindi non solo per i monaci, non solo per i saggi, non solo chi ha dedicato intere vite alla meditazione, per tutti, per tutti noi che stiamo leggendo adesso questo sutra, no? Quindi per tutti. Cosa, ora pensiamo un po', cosa vede davvero il Buddha? Il Buddha prova poi a spiegare cosa significa, no? Cosa significa il risveglio, no? Svegliarsi completamente. Usa una lista, diciamo, di 10 cose che un Buddha conosce di ogni cosa esistente, no? La sua forma, la sua natura, la sua costanza, le sue capacità, le sue azioni, le sue cause, le sue condizioni, i suoi effetti, i suoi frutti e il filo che lega tutto questo dall'inizio alla fine. Cosa ti fa venire in mente? I 10 fattori. Qua sembra complicato, ma l'idea di fondo, credimi, è molto più semplice. Un essere normale vede le cose parzialmente, come il Buddha dice, attraverso una nebbia, no? Un Buddha invece le vede completamente, così come sono, senza filtri e senza illusioni. È come la differenza tra guardare il fondo di un lago con l'acqua torbida e guardarlo con l'acqua limpidissima. L'acqua torbida non è il lago, è solo quello che ci impedisce di vedere bene. Capisci? Il Buddha aggiunge anche che questa conoscenza è quasi impossibile da trasmettere a parole. Non perché voglia tenersela per sé, fai bene attenzione, ma perché certe cose si capiscono solo, diciamo, vivendole, no? Per esperienza personale. Allora, come spiegare il sapore, per dire, di una pesca a qualcuno che non l'ha mai mangiata? Può usare 1000 parole, ma finché quella persona non l'assaggia, non saprà davvero di cosa stai parlando, no? Perché il Buddha è venuto nel mondo per dirci questo. Qui c'è uno dei passaggi, diciamo, più belli di tutto il capitolo, no? Qualcuno potrebbe chiedersi, ma allora perché il Buddha si è preso la briga di insegnare se la verità è così difficile da spiegare? La risposta, diciamo, è, come potrei dirvi, è diretta, no? I Buddha appaiono nel mondo per una sola grande ragione. Vogliono che tutti gli esseri possano aprirsi alla loro stessa conoscenza, vederla, realizzarla ed entrarci, diciamo, dentro, nelle profondità. 4 parole, no? Aprire, vedere, realizzare, entrare. Questo è un percorso, no? Prima si apre una porta che non sapevi esistesse, poi ci guardi dentro, poi capisci cosa stai guardando, poi ci entri. E quella porta non porta da nessuna parte di esterno, porta dentro di te. La conoscenza del Buddha non è qualcosa che ti viene consegnato dall'esterno
come un pacco postale, no? È qualcosa che hai già dentro e che aspetta solo di essere, diciamo, potremmo dire scoperta, no? Pe- Pensatela così, siete nati con un tesoro in tasca, no? Non lo sapete però. Avete passato la vita a cercare tesori fuori di voi. Il Buddha è quella persona che vi ferma per strada, vi sorride e vi dice: guarda nelle tue tasche. Capisci che cosa sto per dirti? Cosa ti sto dicendo? I mezzi abili. E i mezzi abili parlano, diciamo, la lingua di tutti, no? Perché ho usato diversi modi di parlare, no? Per parlare, per comunicare con tutti. Ma allora perché il Buddha non ha detto subito questa cosa semplice? Perché ha insegnato cose diverse per anni? E qui il Buddha lo spiega eh, chiaramente. Dice: conosco ogni essere, cosa vuole, cosa ha vissuto, come funziona la sua mente. E in base a questo uso storie diverse, esempi diversi, parole diverse per aiutarlo a capire. Ecco, questi sono i famosi mezzi abili. Oben, da lì il titolo del capitolo. Ed è in fondo il segreto di ogni, diciamo, buon insegnante, no? Se vogliamo dirla, no? O di ogni buon genitore, no? Di ogni persona che sa davvero comunicare con gli altri. È importante saper comunicare, no? Un medico non usa le stesse parole con un collega dottore o con un paziente, no? O con un paziente, non so, spaventato, che non sa nulla di medicina, no? Non lo fa perché, non lo fa perché disprezzi il paziente, no? Lo fa perché lo rispetta abbastanza da trovare le parole giuste per fargli capire, no? Un nonno che racconta le storie ai nipotini non sta mentendo quando semplifica, no? Sta amando. Il Buddha ha fatto esattamente questo con l'umanità intera, no? Ha guardato dove si trovano le persone, le loro paure, i loro desideri, le loro capacità e ha trovato ogni volta il modo migliore per avvicinarle alla verità, no? Non perché la verità fosse, diciamo, diversa per ciascuno, ma perché il cammino verso la stessa verità può sembrare molto diverso a seconda da dove si parte. Non solo Shakyamuni, ma tutti i Buddha dicono la stessa cosa. Verso la fine del capitolo il Buddha allarga ancora di più la prospettiva. Dice che non è solo lui ad aver insegnato queste cose. Tutti i Buddha che sono esistiti prima di lui, in ere cosmiche, lontanissime, hanno fatto esattamente lo stesso. Tutti i Buddha del passato hanno usato infiniti mezzi abili, dice, storie e parabole per insegnare agli esseri. E tutti questi insegnamenti erano per lo stesso e unico veicolo. Capisci? È come scoprire che una verità che pensavi fosse stata scoperta ieri è in realtà conosciuta da sempre, non da qualche centinaio di anni, ma da sempre, in ogni angolo dell'universo, trasmesso da esseri illuminati in mondi che nemmeno riusciamo a immaginare. Questo
non dovrebbe farci sentire piccoli, dovrebbe farci sentire parte di qualcosa che è veramente enorme. Cosa ci dice tutto questo nella vita di tutti i giorni? Arrivati qui potreste chiedervi, ad esempio, tutto bello, va bene, ma cosa me ne faccio io? Domani mattina quando mi sveglio e devo andare al lavoro, no? Diciamo qualche pensiero concreto. Il primo, nessuno è perduto, né voi né le persone che amate, anche quelle che sembrano più lontane da qualsiasi cammino spirituale. Secondo questo capitolo la meta è la stessa per tutti, cambia solo il tempo e la strada. Questo dovrebbe toglierci di dosso un bel po' di giudizio verso gli altri e verso noi stessi, no? Il secondo qual è? Quando non capisci qualcuno, forse vuol dire che stai usando la lingua sbagliata per comunicare, no? I mezzi abili non sono solo una tecnica del Buddha, sono un invito per tutti noi, no? La prossima volta che cercate di spiegare qualcosa a qualcuno e non ci riuscite, invece di pensare non capisce niente a quello lì, chiedetevi, sto usando le parole giuste per questa persona o no? Il terzo punto qual è? Il tesoro è già in tasca. Quindi che cosa significa? Tutto quello che cerchi, pace, senso, chiarezza, non è fuori di te. Non devi guadagnartelo, non devi meritartelo, non devi aspettare di essere abbastanza bravo o abbastanza saggio. Devi solo imparare a guardare nel posto giusto, questo è molto importante. Il quarto punto qual è? Lascia andare chi vuole andarsene. Quando il Buddha ha visto i 5.000 persone andarsene, non gli è corso dietro, non è corso dietro a nessuno, ha solo detto bene, rimangono le radici solide. Non tutte le persone sono pronte per le stesse cose nello stesso momento. E va benissimo così, no? Quindi per finire, il secondo capitolo del Sutra del Loto è, se vogliamo dirlo in modo ancora più semplice, un messaggio di speranza radicale, no? Dice che nessuno è escluso, dice che la verità è una sola, anche se ci sono 1000 modi di avvicinarsi ad essa. Dice che ogni insegnante, ogni genitore, ogni persona che aiuta un altro con amore e intelligenza sta facendo a suo modo la stessa cosa che fa il Buddha. E dice che dentro di te adesso, in questo momento, c'è qualcosa che non hai ancora visto del tutto, qualcosa di grande, qualcosa che aspetta solo di essere scoperto. Il resto è tutto il cammino. Ecco, mi auguro di averti aiutato. Mi auguro di averti dato, diciamo, le basi per comprendere e vivere questo capitolo che è davvero molto importante per noi praticanti. Ciao a tutti, pace e illuminazione.